Ciao ragazzi, oggi parliamo di Renato Bertagna, uno dei migliori atleti italiani della Golden Era e di sempre, pioniere del bodybuilding del bel paese, un campione che vanta una carriera sportiva di valore assoluto, nella quale ha vinto la medaglia d'oro di categoria in tutte le gare amatoriali IFBB disponibili. Un vero mattatore che ha fatto la storia della cultura fisica, laureandosi campione italiano per ben 11 anni consecutivi ed emergendo a livello internazionale vincendo i prestigiosi titoli di Mister Europa e Mister Universo, arrivando infine a calcare l'ambito palco del Mister Olympia. Un palmarès che lo colloca fra i migliori bodybuilder italiani di sempre, vicino ad un altro grandissimo, il mitico Franco Columbu, di cui è stato amico e compagno di allenamento. Insieme a Columbu e Fabio Baccianini, Renato è stato uno dei migliori interpreti della tradizione dei Giant Killer italiani, un ruolo nel quale rivaleggiava con i più famosi Danny Padilla e Mohamed Maccawi. Bertagna ha vissuto la Golden Era dall'interno, a contatto diretto con i maggiori campioni dell'epoca, da Arnold a Franco Columbu, da Serge Nubret a Lufferrigno, fino al più recente Lee Haney, con i quali ha condiviso esperienze di vita sia sopra che fuori dal palco, per non parlare dei numerosi atleti italiani, dal compianto Giovanni Cortarelli a Piero Nocerino, di cui è stato mentore. Sportivo a tutto tondo, maestro di sci con esperienze nel ciclismo e nello sci nautico, Renato è stato un grande interprete della cultura fisica classica, ispirata alle statue greche, promotrice di un fisico estetico, muscoloso, definito e ben proporzionato senza eccessi, che ha vissuto in modo conflittuale la transizione del bodybuilding dalla Golden Era all'epoca moderna, diciamo dall'era di Lee Haney a quella di Dorian Yates, con la sua deriva verso canoni di sviluppo sempre più esasperati, un trend che lo ha portato nel tempo ad allontanarsi dal mondo delle gare. Ancora oggi, a 78 anni di età, Renato sfoggia una forma fisica e una lucidità mentale invidiabili e rimane vicino al mondo dello sport in veste di proprietario e gestore, insieme alla moglie Ives, della sua palestra, dimostrazione vivente del valore a lungo termine di uno stile di vita fitness ben interpretato. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Renato Bertagna nasce l'11 giugno 1947 a Cannobio, in Piemonte. Sportivo sin da ragazzino, inizia ad allenarsi con i pesi nella palestra di un amico e, come spesso accade per i cavalli di razza, il suo talento, la genetica e il potenziale atletico emergono in modo rapido ed evidente sin da subito, tanto che a 17 anni, con pochi mesi di allenamento specifico alle spalle, comincia a gareggiare con successo. La sua scalata ai vertici delle classifiche del bodybuilding è rapida e decisa. In Italia vince tutto, cominciando con il titolo assoluto conquistato all'Ercole del Nord Italia nel 1966. In seguito sarà campione italiano per ben 11 anni consecutivi, dal 1968 al 1978. Esordisce sui palchi internazionali al Mister Universo IFBB del 1970, dove ha modo di confrontarsi in gara con il grande Franco Columbu nella categoria piccole taglie. In quell'occasione Franco si aggiudicherà sia il primo posto nelle piccole taglie che il titolo assoluto, mentre Renato sarà sesto di categoria. Dal 1970 al 1981 gareggerà ininterrottamente nella IFBB, partecipando ad almeno una competizione internazionale all'anno, collezionando un totale di 14 podi e aggiudicandosi la vittoria di categoria in diverse competizioni ai massimi livelli. Tra i momenti salienti della sua carriera sportiva ricordiamo le vittorie nella categoria pesi leggeri rispettivamente al campionato europeo del 1977 e al campionato del mondo del 1979. Nel suo percorso Renato ha avuto modo di conoscere ed allenarsi con tutti i principali campioni internazionali dell'epoca. Nel 1975 completa la sua preparazione per il Mister Universo allenandosi per un paio di settimane a Parigi con Serge Nubret, a sua volta in preparazione per il Mister Olympia di quell'anno. In quell'anno storico, che vide entrambe le competizioni tenersi a Pretoria in Sudafrica e culminare nel celebre docufilm Pumping Iron, più noto in Italia col titolo L'uomo d'acciaio, Serge Nubret si classificò secondo nella categoria pesi massimi del Mister Olympia, superato soltanto da Arnold Schwarzenegger, mentre Renato si distinse conquistando una ottima seconda posizione nelle piccole taglie al Mister Universo, in una competizione che vide primeggiare nelle altre categorie gli allora emergenti Robbie Robinson e Ken Waller. Nel 1981, in preparazione per i World Games, Bertagna si allena con Franco Columbu, a sua volta in preparazione per il rientro in gara al Mister Olympia,
dopo il grave incidente ad un ginocchio subito nel 1977. Con l'occasione, durante la sua permanenza in California, Renato ha modo di trascorrere diverso tempo e fare amicizia con Franco ed Arnold Schwarzenegger e lavorare fianco a fianco in palestra con tutti i più famosi atleti IFBB dell'epoca. La collaborazione fra i due fortissimi atleti italiani si rivela molto costruttiva per entrambi e i risultati di gara lo confermano. Renato conquisterà la medaglia d'oro nella categoria pesi leggeri ai World Games, mentre Columbu trionferà al Mister Olympia aggiudicandosi il massimo titolo per la seconda volta. Dopo aver vinto tutto nelle file amatoriali IFBB, diventato professionista, nel 1985 Renato si cimenta anche nella gara più prestigiosa del mondo, partecipando al Mister Olympia, dove ha modo di fare una grandissima esperienza. Si piazzerà 22esimo in una line-up che vide nelle prime posizioni campionissimi del calibro di Lee Haney, vincitore del titolo, Albert Beckless, Rich Gaspari, Mohamed Maccawi, Mike Christian, Barry DeMay, Tom Plus, Sergio Oliva e Bob Paris, in altri termini il meglio della Golden Era degli anni '80. Dopo l'esperienza fatta al Mister Olympia del 1985, avvicinandosi alla soglia dei 40 anni, Renato, pur essendo ancora in ottima forma, si rese conto che per diventare più competitivo sui palchi professionali avrebbe dovuto scendere ad affrontare dei compromessi e prendersi dei rischi per la salute che non erano in sintonia con la sua filosofia sportiva e umana, per cui decise di abbandonare lo sport agonistico e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Lasciate le competizioni, Renato è comunque rimasto vicino al mondo del bodybuilding e del fitness, in veste di proprietario della sua palestra, il New Center di Verbania, che gestisce insieme alla onnipresente moglie Ives. Sportivo nel cuore, ancora oggi, a 78 anni di età, conserva un'ottima forma fisica, a dimostrazione del valore del suo approccio allo sport, non solo in visione agonistica, ma a supporto e nel rispetto della salute e del vigore fisico e mentale. In palestra Renato si allenava con le pratiche e i metodi in voga all'epoca, quindi con allenamenti quotidiani a volume medio-alto. La programmazione annuale dei suoi allenamenti prevedeva, lontano dalle gare, una fase di off-season che tipicamente coincideva col periodo invernale, durante la quale si allenava una volta al giorno utilizzando grossi carichi con un approccio piramidale per lavorare sulla forza e il potenziamento, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della massa muscolare. Una tipica split in questa fase poteva essere la seguente: giorno 1 dorsali e bicipiti, giorno 2 pettorali e tricipiti, giorno 3 gambe, giorno 4 spalle. In prossimità delle competizioni, la cosiddetta fase in-season, tipicamente il periodo primavera-estate, cambiava lo schema di gioco, riducendo i carichi impiegati e aumentando considerevolmente il ritmo e la frequenza di lavoro, utilizzando un range di ripetizioni tra le 10 e le 20 ed introducendo tecniche di intensità come le super serie. Negli ultimi 2 mesi pre-competizione, per ottenere la massima definizione muscolare e la condizione da sfoggiare sul palco di gara, Renato utilizzava una split routine doppiamente frazionata, che lo vedeva in palestra 2 volte al giorno, con una sessione al mattino e una alla sera, durante le quali eseguiva workout serrati, con brevi pause di riposo fra le serie, che venivano portate a cedimento. Molto forte fisicamente, degno collega di Franco Columbu, fra le sue alzate massimali Renato annovera 200 kg nella distensione su panca piana con bilanciere, 280 kg nello squat e dips alle parallele con 90 kg legati alla vita. Sul piano alimentazione Renato era piuttosto saggio e manteneva sotto controllo il suo peso corporeo tutto l'anno, evitando di ingrassare eccessivamente nel periodo lontano dalle competizioni, fattore che gli permetteva, in fase pre-gara, di definirsi rapidamente senza dover fare troppi sacrifici per arrivare sul palco al massimo della condizione. Negli anni, dopo aver provato diversi approcci alimentari e diete pre-gara, fra cui la dieta a base di carne e acqua, promossa da Serge Nubret, molto in voga all'epoca soprattutto fra gli atleti europei, Renato ha messo a punto un suo regime alimentare più in sintonia con le sue caratteristiche ed esigenze. Nel periodo off-season seguiva un'alimentazione strutturata con una suddivisione dei macro del tipo 60% carboidrati, 30% proteine e 10% grassi. In vista delle competizioni aumentava l'apporto proteico riducendo al contempo i carboidrati, senza azzerarli completamente. Un approccio che, combinato con il duro lavoro in palestra e la bassa percentuale di grasso corporeo che conservava tutto l'anno, gli permetteva di definirsi al meglio per i concorsi senza dover fare rinunce estreme o abuso di farmaci. Riassumendo, Renato Bertagna è stato uno dei più grandi campioni italiani della Golden Era del bodybuilding, secondo solo al mitico Franco Columbu.
Personaggio esemplare, caparbio lavoratore fuori e dentro la palestra e atleta poliedrico che ha praticato con successo diverse discipline sportive. Oltre ad essere stato un grandissimo campione, oggi Renato è da un lato una memoria storica di inestimabile valore per le esperienze di vita maturate al fianco dei maggiori protagonisti della Golden Era, e dall'altro un pregevole divulgatore ed interprete dello stile di vita fitness. Un ottimo portavoce di un approccio al bodybuilding razionale e sostenibile, strumento ideale per preservare la salute e migliorare la qualità della vita a tutte le età. Noi auguriamo a lui e alla moglie Ives ancora tanti anni di salute e serenità, ringraziandolo per averci fatto sognare con le sue imprese sportive. Ciao, alla prossima!